Let's move on with the filmmaker who was already a member of the Short Festival's international jury in 2017, the award-winning stop-motion expert Barry Purves. His animating shorts, shot using the fascinating one-step technique, have conquered festivals all around the world. Together with his passion for cinema, Purves has always cultivated a deep love for theater, and that's exactly what the masterclass is going to talk about. Helped by the animation expert Davide Giurlando, we will watch Purves' latest work, No Ordinary Joe, which combines animation and theater. Accogliamo con un grande applauso Barry Purves e Davide Giurlando. Let's welcome with a big round of applause Barry Purves and Davide Giurlando. Thank you. Thanks. Okay, that's number one. That's number two. Okay. Thank you. It's an absolute joy to be in this gorgeous theatre, in this gorgeous city. I love it. Grazie a tutti per essere venuti, è un onore essere qui in questa città splendida. Okay, Barry, here we are again. Yes. You're a veteran of this festival. We all love these movies, your movies, and it's a pleasure to have you here again. Eccoci qui, Barry, adoriamo i tuoi film ed è un piacere averti qui in questo festival. I'm going to talk about artifice, and I'll go all over the place, but I'll get there in the end. Parlerò di artifici, ma nel frattempo farò diversi giri finché non arriverò al punto. Okay, we are all eager to see what you have got for us. Sì, siamo tutti entusiasti di vedere cosa ci porterà oggi. Okay, well, I'm going to show you one image that sums up everything I believe in. Ok, vi mostrerò un'immagine che riassume tutto ciò in cui io credo. And here it is. Coming up. If we could get my computer. Yeah. There. Which did you see first, the horse or the men? Chi avete visto per primo, il cavallo o l'uomo, le persone? To me, this is one of the most beautiful images I know. It works on many layers. Imagine the effort this took in 1920, to create that without Photoshop. Sì, per me questa immagine ha tanti valori, un'immagine che risale agli anni 20 e dunque non è realizzata con Photoshop. I love that it's a beautiful picture of a horse, but it's also about the technique. The men are there very proudly honoring the horses. Sì, è un'immagine che ha a che fare con appunto la rappresentazione di un cavallo, ma anche con la tecnica utilizzata per rappresentare questa figura e l'onore associato a questo animale. So we can enjoy it on two levels. Quindi possiamo apprezzarla su due piani diversi. The amazing technique of the perspective of the ear, and the detail I love is the man with the turban in the eye, the glint of the white in the eye. Sì, ci sono due cose appunto in particolare, l'incredibile prospettiva da cui viene presa questa immagine e il bianco degli occhi degli uomini. And the lips are made by two men facing each other. E le labbra fatte dell'animale realizzate con due uomini che si trovano uno davanti all'altro. And whenever I wonder about art, I think of this image. E quando penso all'arte, penso sempre a questa immagine. To me, art, the technique is very much a part of it. You're aware of the technique, and yet you're laughing or you're crying. Per quanto riguarda l'arte, la tecnica è molto importante per me ed è necessario conoscerla e ti permette di o ridere o piangere. And this is, you all know that painting. You know that painting, Davide? Conosci questo dipinto, Davide?
Yeah, it is familiar, but I don't remember who made it, sorry. It's by an artist called Sura, and it's in a gallery in Chicago. And if you go and watch it, there's this dance that the public do. They go up to it, and it's just made of dots. There are only 11 colors of paint in this picture. And if you look closely, you just see the paint. And then the people stand back in this strange dance, and it becomes a picture, and they go back again and back and back and back. So the technique, being aware of the technique, is a huge part of appreciation of the art. Sì, è un dipinto di un artista che si chiama, the artist's name was Shari? The artist's name? Georges Seurat. Georges Seurat. Ed è un dipinto che si trova a Chicago ed è interamente realizzato da puntini. Ci sono solamente 11 colori a comporre l'immagine e la tecnica è interessante poiché lo spettatore, avvicinandosi, vede la pittura e allontanandosi riesce a comprendere l'immagine, quindi comprendere questa tecnica rende ancora di più interessante l'opera. And there is a musical based on this painting, and in the first act we get to know all the characters, and at the end of the first act the picture comes together. Audiences weep at watching the process of creation. The process is part of the appreciation, and I keep saying that. Sì, in realtà questo dipinto ha ispirato un musical all'interno del quale nel primo atto conosciamo tutti i personaggi ed è proprio il processo creativo che trasforma e rende ancora più ricca la storia. This is not a Photoshop picture. It was created at the end of the 100-year anniversary of World War I. There was a film director, I think it was Danny Boyle, who found 11 beaches around England, and according to the tide coming in, they painted the faces of local soldiers, local young men who'd been to war and not come back. But the painting is with a rake in the wet sand. So that is a real photo taken from above, obviously, and to symbolize the loss of all the men, the water just washed it away on the 11th of November. And that image works when you know about the technique and that it's not Photoshop. So again, it's all about the technique, and I am getting to animation in a minute. Sì, questa immagine che potete vedere sullo schermo non è un Photoshop, ma è un progetto fatto in occasione del 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale e realizzato da un artista su 11 spiagge diverse in Inghilterra. L'immagine viene realizzata utilizzando un rastrello e sfruttando le maree e vuole rappresentare appunto la perdita degli uomini durante la Prima Guerra Mondiale con l'acqua che lava via i loro volti. Ed è interessante appunto conoscere la tecnica, ad essere coscienti che non è un Photoshop per comprenderne il valore, e adesso arriverò a parlare anche di animazione. Wasn't that a beautiful image of the soldier? Era una bellissima immagine quella del soldato, non è vero? Sorry, Davide, I'm doing all the talking. Quindi Davide, sto parlando solo io. This is another image that is not photoshopped. Questa è un'altra immagine che non è realizzata su Photoshop. We respond to artifice and structure and shapes and form so easily because it gives us another meaning. But I love that image so much. It's so perfect on so many levels. Sì, è un'immagine che parla appunto di artificio, di spazio, struttura e forma, e l'adoro, la trovo perfetta. This is an image from Hamlet,
Questa è un'immagine che proviene da Amleto. And Hamlet is one of the most artificial plays ever written. It has ghosts telling stories, it has music telling stories, it has alcohol-induced stories, but in the middle of it, when the plot is getting really complicated, Hamlet stages a play that echoes the events of the main play. And as a result of the play, many truths are spoken. So I think what I'm trying to say is artifice is often the most truthful form. Sì, come potete vedere in questa immagine c'è Amleto e Amleto, la storia viene raccontata da diversi fattori quali musica, fantasmi, storie introdotte con appunto l'utilizzo di alcol e nel mezzo dello spettacolo riecheggiano appunto questi molteplici elementi e vengono a galla delle verità. E penso che l'artificio sia lo strumento adatto per parlare di queste verità e per parlare di verità in generale. Do you still watch DVDs? Do you watch the making of? We love to know how things are made. We never believe every film is real life. We know it's artifice. It says Daniel Craig as James Bond. We know it's an actor. We enjoy sharing the process. We enjoy the backstage scenes. We enjoy seeing Boris Karloff having a cup of tea as the creature in Frankenstein. Sì, quando guardiamo i film spesso confondiamo la realtà con il fittizio e per esempio sappiamo che quando vediamo un film troviamo scritto Daniel Craig come James Bond e questo specificare però non ci allontana dal vedere immagini come appunto la creatura che abbiamo appena visto prima bere una tazza di tè. We love when things appear different through scale, or we love small puppets, we love huge puppets. We love tricks as long as we know they're a trick. Here's something very topical. Adoriamo vedere cose che sono in scala maggiore rispetto a ciò che dovrebbero essere o cose molto piccole. Ci piacciono le illusioni, i giochi. Can you see him? Lo vedete? This is an artist who calls himself the Invisible Man. And the whole thing about invisibility is it's not invisible. If it was invisible, it wouldn't work. We need to know the trick. We need to see him to appreciate the fact that he's trying to be invisible. Does anybody know where that is? I don't know where that is. Sì, come potete vedere c'è appunto un uomo invisibile, ma che in realtà invisibile non è, altrimenti non avremmo la possibilità di vederlo. E infatti abbiamo proprio bisogno di vedere le cose, di conoscere la verità. Qualcuno sa dove si trovava quel punto? And here's something that'll hit home. But it's using the scale. That works because of the huge scale of the ship and the small houses of Venice. We respond to things that are big or small, shapes, artifice. We really respond to artifice. Come potete vedere in questa foto apprezziamo la comparazione tra due scale diverse di elementi, la nave grande comparata alle persone e noi amiamo appunto la differenza grande, piccolo, amiamo l'artificio. Here's a picture of an automata. Questa è la foto di Old Thomas. I don't think anybody ever believed that was a real person playing chess, and we like to understand the mechanics, and wow, look at the mechanics. That's actually a cheat, that photo, because there was a man hidden underneath playing the chess pieces. But the makers gave the illusion of how it worked, but they tricked you a bit. Sì, come potete vedere appunto in realtà c'è un uomo che gioca a scacchi
e potete vedere appunto dall'immagine la meccanica di come funzionano le cose. May I ask, is Mary Poppins umbrella an example of what you're talking about? Because, you know, it looks, the umbrella looks like a parrot. It is fake, but it acts as if it was a parrot, a real parrot, and Mary Poppins talks with it. Le volevo chiedere, potremmo associare l'ombrello di Mary Poppins, ad esempio, a ciò di cui lei sta parlando, perché ad esempio il suo ombrello è paragonabile, è un pappagallo, ma in realtà non lo è. All culture is full of these devices that allow us to know the main characters. And Mary Poppins is herself one of these devices. She comes to the Banks family, who are damaged. She comes from a cloud, she's supernatural, she's an automata, whatever she is, and she heals the family. And when she's done that, she's gone. She's upset because they haven't said thank you, and she has a parrot, talking parrot, that says, well, there's gratitude for you, after all the... It's as it should be. So this artifice tells the truth. That's the law. And opera has Tales of Hoffmann, ballet has Coppelia. There's so many devices where there's something artificial telling us about the main characters. And this is what my film is about later. Sì, tutte le culture comunque hanno i propri strumenti per comunicare un qualcosa. Ad esempio in Mary Poppins sappiamo che lei scende dal cielo, quindi un qualcosa di sovrannaturale, e viene mandata per aiutare la famiglia Banks, che viene curata, e sì, ha un pappagallo che quando lei va via appunto è triste perché non ha avuto la possibilità di essere ringraziata, e questo pappagallo le dice, beh, questo è ciò che riguarda, questa è la gratitudine, insomma, che ti viene data. E quindi sì, l'artificio riporta sempre alla verità, è la legge ultima. But art forms like ballet and opera are on the surface ridiculous because of the conventions. But I can go to a ballet and cry my eyes out through the artifice, through the beauty of the line. Such arts use color, music to get their emotion over. We mustn't ever be afraid of artifice. Sì, magari il balletto e l'opera in un primo momento possono risultare ridicoli a causa di varie convenzioni, ma in realtà l'artificio che c'è dietro, il colore, la musica, sono alquanto commoventi. And I've been making animated short films, and the budgets have been very small, which have often prevented me having big literal architectural sets and costumes. So I've developed a style, like this still from Achilles, where the space is very fluid, and if it doesn't have a purpose, it's not there. So I like fluid spaces to tell my work, and it's very like theatre, and I've been doing a lot of theatre, and the work is marrying into each other. I like fluid spaces. I like the artifice of a character in a spotlight. Sì, per quanto riguarda l'animazione, il budget non è mai stato molto grande, molto ricco, di conseguenza questa cosa ha determinato gli spazi utilizzati all'interno delle mie animazioni, della mia produzione. Lo spazio viene definito fluido e dunque se non ha una funzione in realtà non c'è, non risulta, e questa cosa è stata influenzata anche dal fatto che ho fatto molto teatro nella mia carriera
E tornando sul tema dell'artificio, io lo trovo essenziale, molto bello. Quella scena che avete visto prima proveniva da un corto chiamato Achille. 30 years ago, I made a film about Japanese kabuki, which has to be one of the most artificial art forms. It's so full of conventions that are learnt or easily understood. And there was a Japanese story I wanted to tell, and I couldn't afford all the scenery, so I did it with screens that changed that space from one scene to another. And I make no apologies for saying I'm not going to build a Japanese pavilion, I can't afford it. So I shall give the illusion, and I play with your imagination. I will get you involved in the storytelling. It's telling the audience, come and use your imagination with me. Sì, 30 anni fa ho fatto un corto riguardante il teatro kabuki, che appunto è una forma di teatro giapponese che trovo una forma d'arte estremamente artificiale, e volevo raccontare questa storia giapponese, ma non avendo appunto il budget, la possibilità di raccontare la storia con un vero e proprio padiglione giapponese, ho utilizzato dei paraventi che definissero la scena, creando illusione. Io incoraggio sempre il pubblico ad utilizzare la propria immaginazione. Well, there is one thing I'd like to say about that movie, the Kabuki one, and it is that, which is beautiful, by the way, and that is, you create some rules, and that is the theatrical rules, and you respect them, and at one point, I won't spoil the moment, but you basically, there is a moment where you break the rules, because, and I loved the fact that I believed in what you were showing, and I also loved the fact that I was surprised at one point. Sì, c'è una cosa in particolare nel cortometraggio circa il kabuki, e questa cosa mi dispiace rovinare la visione, ma che rompi appunto la visione di quello che si sta guardando, illudendo appunto lo spettatore che crede di vedere qualcosa, ma in realtà poi viene sorpreso. I can pinpoint the moment my artistic life made sense to me. As a 15-year-old, I went to see a play called Equus, which is quite an extraordinary play about a boy. He's a stable boy, and he falls in love with a stable girl, and she rejects him, and he blinds the horses, and you have actors playing horses. And if it was a film, it would be violent or something, but as he blinded the horses, yards and yards of red ribbons came out of the eyes, and I was so shocked, much more shocked by the metaphor, and I've used it in every film since. Sì, se posso dire con esattezza un momento in cui ho deciso quale sarebbe stata la mia carriera, è stato quando a 15 anni sono andato a vedere uno spettacolo teatrale chiamato Equus, che parla di un ragazzo stagliere che si innamora di un'altra ragazza che lavora sempre nella stalla, ma nel momento in cui lei lo rifiuta, lui brutalmente decide di ciecare il cavallo, e la visione, cavallo interpretato sempre da persone, e la visione violenta degli occhi e del sangue mi ha tremendamente scioccato. Non oso immaginare come sarebbe stato in un film. This is a still from a film I made about Tchaikovsky. The budget was so small, and I thought, how do I convey Russia, his house, everything? And I thought, I can't. I'll just play with metaphor.
And that gold frame is the device that allows me to make a fluid space. It can be outside, it can be inside, it can be anywhere. But you need to find a device that allows you to play with the conventions. I couldn't afford to build Russia. And that's my... I think fluid spaces are about the imagination. L'immagine che vedete è un'immagine presa dal film Tchaikovsky. Per questo film appunto c'era un budget molto piccolo e di conseguenza per realizzare la storia e realizzare l'idea e lo spazio della Russia ho giocato con delle metafore. Ho utilizzato una cornice che funge da spazio fluido che rappresenta appunto il mezzo ideale per convertirsi in varie scene e sì, non potevo permettermi di realizzare l'intera Russia. And this is a still from my film Next that was shown yesterday, made with Aardman. And I think when I had the idea of making a film about the complete works of Shakespeare, I imagined making castles and pyramids and forests and all sorts of things. The budget was generous, but it didn't allow that. It just allowed one good puppet. And I thought, I don't need the rest. If I go back to how Shakespeare would have performed, an empty stage in daylight with a boy playing Cleopatra, so much artifice, and yet 450 years on, we're still in love with those characters. It's not about being literal. That is everything in the film from my film about Shakespeare. It's about metaphor, I think. Sì, questa è una scena ripresa dal mio film mostrato ieri chiamato Next, fatto in Aardman. Vuole parlare di Shakespeare e quando penso a Shakespeare si pensano a castelli, foreste ad esempio, e nonostante il budget comunque non fosse poi così male, in realtà era necessario solo per poter avere un buon pupazzo. E si torna sempre al discorso che non c'è bisogno di rappresentare la realtà così com'è, ma soltanto di molto artificio. E che letteralmente quello che viene rappresentato, cioè non c'è bisogno di una rappresentazione letterale, bensì di una metafora. There is one thing I love about Next. The moment, basically, we have like the Shakespeare puppet interacting with a mannequin puppet. And so basically it's as if we had two characters on the stage, which is actually the Shakespeare puppet interacting with an artifice. And at one point when you show the Othello moment, we have three of them actually, because yes, there is a mask or something, and the way the character shows his face gives us the illusion that there are three characters, and that even four at one point with the twins, and the mirror. Yes. Trovo interessante e adoro il fatto che in Next appunto ci siano due personaggi, quindi abbiamo Shakespeare e il pupazzo con cui lui rappresenta varie scene, ma in realtà potremmo dire che ci sono tre personaggi, poiché il pupazzo e Shakespeare comunque utilizzano una maschera, dando vita ad un terzo personaggio. I'm looking at her pad. It's so full. You can have a new page. Have a new page. I have another one. I have it later. I tend to use color to tell the story. I think the thing with short films is to make every element contribute to the story. And this is, again, a still from Achilles, where there's been no red until the death of Patroclus. And there's suddenly this burst of red. Whoa! It's very artificial. And Patroclus was killed in the walls of Troy, before the walls of Troy, and you can see the walls on the ceramic. I like finding artificial ways to tell the story, but it doesn't get in the way of the storytelling.
Trovo che sia molto importante anche l'utilizzo del colore. Questa che vedete è un'immagine ripresa dal film Achille, nel quale fino a questa scena non vi è colore rosso se non nel momento della morte di Patroclo, e sul retro potete vedere le mura di Troia che collassano al suolo. So I work for a theatre. It's just a local theatre. No one gets paid, but the standard is amazing. We do 12 plays a year, and I've just finished Frankenstein. And reading the stage directions, there was a laboratory, the Alps, Lake Geneva, and I thought, I can't begin to attempt to be literal. And I just used light and shade. We lit it that it was so precise that a character was there in the shadow, and there he was in the light. And the audience were jumping, where did he come from? And I'm going to show you some of Frankenstein. Sì, io lavoro anche per il teatro dove nessuno viene pagato, è molto piccolo, e ho appena finito di lavorare su un progetto, Frankenstein, all'interno del quale uso molta luce e colore. Adesso vi mostrerò un'immagine e utilizzando queste tecniche spesso illudo il pubblico, che viene portato a pensare che non ci siano personaggi, mentre in realtà questi poi escono dall'ombra. That is the set. It was 2 levels with a curtain, and it did for about 14 different locations. But we really enjoyed playing with the lighting, and the figure at the top is the creature, and if he moved back an inch, he'd be invisible. And we had a score written for us, so the music was telling the story, and suddenly he was there, or he was there watching. It was really sinister. Come potete vedere dall'immagine, il set è realizzato su 2 livelli ed è una tenda, e si gioca moltissimo con la luce, il personaggio in alto e quello della creatura, e abbiamo della musica che è stata scritta appositamente per questo spettacolo, che raccontava lei stessa la storia. And that was our creature. In the space of 2.5 hours, he had to go from being born to being an articulate, intelligent human being. And it was Frankenstein who went the other way, started intelligent and became this gibbering mess. And I thought, people say, are you going to do the green makeup? No, the green makeup is a myth, that it was just made for black and white film. And I thought, I'm not going to put bolts through the head, but I gave him this metal headpiece. And that's about it, that's all we had. And the actor was sensational. Come vedete dall'immagine, questa è un'immagine ripresa dallo spettacolo. L'attore che vedete rappresenta la creatura che nel giro di pochi 30 minuti ha dovuto interpretare una creatura dalla nascita fino alla crescita di un uomo vero e proprio. Non abbiamo utilizzato il make-up verde perché appunto questo è stato fatto solamente per i film in bianco e nero, tuttavia abbiamo inserito degli elementi metallici sulla sua testa ed è stato sensazionale. That was the bride of Frankenstein that was made. She just had a few bloody bandages. Basically, I just like a puppet or an actor in a pool of light. That's all I need. The film company I've had on a few occasions is called Bare Boards. Bare Boards. You just need an actor in a pool of light and an audience. And I mean, it'd be lovely to have big budgets, but I think that's all you essentially need to tell a story. Penso sia essenziale, come vedete in questa immagine c'è la sposa di Frankenstein, e la cosa essenziale è sempre la luce alla fine che definisce la storia e la scena, indipendentemente che questa sia narrata da un attore o da un pupazzo. E un altro esempio appunto è portato da un altro lavoro chiamato Bare Boards.
I tried to get all the elements into Frankenstein. We got snow, water, we got fire, we got everything in it. A very simple snow machine with a bit of music, and the effect was staggering. I like cheap effects, not cheap effects, but effects that you know how they're done, because the audience are part of the illusion. You're sharing the experience. Abbiamo She's introdotto, got a new page. abbiamo introdotto Can the budget afford it? only two And pieces one of more paper. page. Yeah. Abbiamo introdotto tantissimi elementi all'interno di questo spettacolo, come neve, fuoco, pioggia, e che risultano elementi cheap, economici, ma che in realtà sono effetti che piacciono, poiché contribuiscono anche a fare effetto alla vista dello spettatore. At one point, the creature burnt a family to death, and I love that still. It looks like a classical painting, and it was just lighting. I like sharing the tricks. In questa immagine potete vedere che la creatura brucia un'intera famiglia e questa immagine sembra quasi un dipinto e questo effetto viene dato appunto dalla luce. I did a play about Sherlock Holmes, and that was the set for it. Everything, I have to say it was the worst play I've ever seen, but the set is quite good. And I just made everything come out of books. When he was served a cup of tea, it came out of books. The waterfall became a shower of paper. Everything, because everybody knows the books of Sherlock Holmes, and I use the theme of books to tell the story. Questo che vedete è il set di uno spettacolo per cui ho lavorato, Sherlock Holmes, se posso dire la mia, il peggior spettacolo per cui ho lavorato, e dove tutto proveniva e tornava, si ricollegava ai libri. Io adoro utilizzare il tema del libro. So I'm not one for literal. And to answer a question earlier, animation is a celebration of artifice. We know Wallace and Gromit or Adam are plasticine. And yet we're going, oh my God, I'm believing, I'm sharing the thought process created by the animator, but it's still a lump of plasticine. If you take that knowledge away, it becomes something different. I don't think you get as involved, personally. Per me l'animazione è la celebrazione dell'artificio, anche prendendo per esempio Wallace e Gromit, sappiamo che è plastilina, però quella plastilina rappresenta altro, e il fatto che si sa che è plastilina rende ancora di più l'effetto. I did a production of Romeo and Juliet that was this blue walls, and it had a million different windows that appeared. And that was the balcony scene from Romeo and Juliet. Very simple. Artifice. It's so satisfying to share a creative moment, I think. In questa immagine c'è il set per Romeo e Giulietta, dove vedete un fondo blu, moltissime finestre, risulta un set estremamente semplice, ma è soddisfacente conoscere il processo creativo. I did a play about the Bronte sisters, and it was about three actresses playing the three sisters, playing the characters, the Bronte family, who wrote Jane Eyre and Wuthering Heights. And I did an effect in it that drew a gasp every night, and it was the most simple effect ever. We'll translate. Ho fatto anche uno spettacolo sulle sorelle Bronte. Ci sono appunto 3 attrici che incarnano le 3 sorelle, scrittrici appunto che hanno scritto romanzi come Jane Eyre o Cime Tempestose, e in questa immagine potete vedere la semplicità del set, dettata anche qui dalla luce. It's assumed that Emily Bronte wrote a second novel.
and it was never published, and she died before it was published. And it was quite racy, sexy. And Charlotte, who survived the sisters, burnt it. So we'll never get it. And all I did was, that was the set, and we projected clouds and things. She just got random paper and threw it in the air, and this red spotlight from underneath and a fan. And suddenly the paper went upwards in this column of red. And it was so effective. The audience went, oh my God. And it was just a really clumsy fan with some torn paper. I love the simplicity. And when we've translated, I'm going to tell you about the most special effect I've ever seen. Per esempio, Emily Bronte ha scritto un secondo racconto alquanto sexy e dopo la sua morte questo racconto non venne mai pubblicato, ma la sorella Charlotte lo bruciò e per rappresentare questa scena abbiamo utilizzato pezzi di carta, una luce rossa ed un ventilatore, quindi un modo alquanto impacciato mi verrebbe da dire, ma molto d'effetto, tant'è che il pubblico è rimasto sbalordito. I live in Manchester, and there's a theatre in the round where the audience sit in 360 degrees. And about 30 years ago, they did Moby Dick. And everybody thought, how are you going to do a whale? There will be a whale. How? Because the doors aren't big enough, there are no trap doors, and you can't fly in a whale. So I went to see it, and I've never been so angry, because I never thought of how they did it. So we'll translate first. Per esempio, sono andato in un teatro molto piccolo a Manchester dove volevano rappresentare Moby Dick e comunque non c'erano porte che potessero supportare l'ingresso di una figura così grande e il risultato fu che io rimasi molto arrabbiato perché non ci avevo pensato. Adesso vi mostro. The set for Moby Dick was the ship, and it had floorboards, painted floorboards, and rigging, and there were vats of bubbling whale oil. But when the whale came, they cleared the stageway, and all this dry ice came. And I thought, what are they going to do? Where's the whale going to come from? And they just inflated the floor cloth, and you got a bump, and it took the actors up, and then it went down again. And I thought, that's so clever, that you don't see a papier-mâché whale or a CG hologram of a whale, just a suggestion. And the audience were convinced they'd seen a 40-foot whale in a theatre. And it's a shared experience. That's what I enjoy. Per esempio, sul palco c'era la nave, c'erano vari elementi che occupavano il palco e nel momento in cui arrivava la balena, questa scena è stata rappresentata semplicemente utilizzando del ghiaccio secco e gonfiando un telo, dunque il palco rimaneva completamente vuoto ad eccezione di questo telo che si gonfiava e si muoveva sul palco e quindi non c'era nessuna balena di papier-mâché o di CGI, ma trovo questa soluzione estremamente intelligente e molto suggestiva, è un'esperienza condivisa con il pubblico. And I think animation is that shared experience because the audience know the trick, but they're putting life into those characters themselves. So it's about involving the audience. Penso che la stessa cosa accada nell'animazione, dove appunto si condivide un'esperienza con il pubblico che si mette nei panni dei personaggi. A very quick diversion because we're in Venice and I think I hold a record involving Rigoletto, Verdi's opera of Rigoletto, which has been performed at La Fenice. I've directed a half-hour animated version of Verdi's opera. I've directed the play on stage about Rigoletto, which sees 4 ex-singers in a nursing home talking about when they performed Rigoletto. And 3 years ago, I directed the complete opera in Italian, and crikey.
on stage. So I've done animation, play, stage. I wonder if anybody's ever done a ballet of Rigoletto, because I'd be up for that. I'm just going to show you very quickly, I'll go through these images while you talk. Per quanto riguarda Venezia, per esempio, mi ricollego un attimo, penso di avere diversi record per quanto riguarda Rigoletto, poiché ho realizzato un breve video, un corto di 30 minuti, ho diretto l'opera a teatro e addirittura un'intera opera in lingua italiana. Per quanto riguarda il balletto ancora nulla, ma sarebbe interessante. That's the puppet Duke. Questo è il pupazzo del Duca. That's Rigoletto as an actor and Gilda. They're deliberately old because they're in a nursing home. And I didn't want to build a set, so we painted this amazing painting of Giuseppe Verdi that we had to destroy afterwards. Come vedete nell'immagine, qui sono i due attori, il Duca e Gilda. Gli attori sono anziani perché è uno spettacolo realizzato in una casa di riposo e per la scena, per il set, abbiamo creato questa immagine di Verdi sullo sfondo che purtroppo poi abbiamo dovuto distruggere. Rigoletto starts with a debauched orgy. And this was, I only had a small cast, but this was the orgy. And some of the masks came from Venice. Questa scena c'è la rappresentazione di un'orgia, il cast era molto piccolo ed è interessante perché le maschere provengono da Venezia. That was Rigoletto on stage with Gilda. Rigoletto sul palco con Gilda. Our Gilda, I don't know if you know the opera, but she's an unfortunate character. Our singer was blind, and she said, use it, please use that. And it sort of helps some of the plot, actually, that she's blind. And she, poor girl, she was ended up in a trunk. I love trunks. They're a theatrical metaphor, and that's meant to be a boat, or she's ditched at sea. And poor girl, she is blind and a brilliant singer. Purtroppo, per quanto riguarda l'attrice di Gilda, che è anche una cantante, lei era cieca, ma ci ha detto di sfruttare, diciamo, questa caratteristica e come potete vedere dall'immagine ho utilizzato un baule. Io adoro i bauli, li trovo delle metafore interessanti nel contesto teatrale. That mask I did buy in Venice last time I was here. Questa maschera l'ho comprata a Venezia l'ultima volta che sono venuto. Okay, I think that many of these ideas, the artifice and fluid spaces, can be found in your movie, in your latest movie, No Ordinary Joe, which we are going to screen in a few seconds. Yes. Penso che appunto tutti questi elementi, l'artificio e gli spazi fluidi, li rivedremo nel cortometraggio che andremo a proiettare tra qualche minuto. So that was the animated Gilda and the Duke. I'll just flick through these. The Duke again. The classical idea of rape with the breast exposed. People said opera with puppets in English. But it seems to work. It's very powerful. Spesso la gente pensa all'opera, ai pupazzi e addirittura in lingua inglese pensa tremendo, ma in realtà funziona. So we're going to talk about No Ordinary Joe. Parleremo adesso di No Ordinary Joe. It is a film about artifice. It's a film about a character like Mary Poppins and her umbrella, about a character who makes sense of her life through artifice, but there's a twist. Sì, questo corto è un film che parla di un personaggio un po' come Mary Poppins e del suo pappagallo e che acquisisce senso attraverso l'artificio. It was filmed last year during lockdown. There's a live action element that took 5 days to film and then 4 months of animation in it. It was made for the British Film Institute.
È un film che è stato realizzato l'anno scorso durante il periodo della pandemia e che ha preso diverso tempo per essere realizzato, ad esempio 4 mesi di animazione e è realizzato per il British Film Institute. And I have the puppet, the star of the film, with me. E ho qui con me il pupazzo, la vera star del film. But I'd like you to watch the film, and then we'll come and talk about and have any questions afterwards. Ma mi piacerebbe prima che voi guardiate il film e magari poi fare qualche domanda. Yeah. Okay. Can we go with No Ordinary Joe? Thank you. So the point of all this is artifice makes sense of our life, whether it's on stage, painting. You can use storytelling to make sense of your life, as Todd made sense of Joe's life. It really did. It upsets me that they were cremated together. I mean, that they are together, but... So this is a replica. The real Todd had dark hair, as Joe Carstairs had dark hair, but our actress was blonde, and so we made him blonde. Ok. E come avete visto, l'artificio dà senso alla nostra vita, rende tutto reale e appunto Todd dà senso alla vita di Joe. Questo Todd è una replica, perché appunto mi dispiace, ma il vero Todd si trova con Joe e questa è una replica bionda perché appunto la nostra attrice era bionda, ma il Todd originale aveva i capelli scuri. The ironic thing about that film is the actress never met the puppet. La parte ironica di questo film è che l'attrice non ha mai realmente incontrato il pupazzo, Except when he was dead. ad eccezione di quando era morto. And the joys of animation, we spend all this time giving life to characters, and in most of my films they die. So I take their life as well. La gioia nell'animazione appunto sta nel fatto che poi in realtà la maggior parte dei miei personaggi muoiono. But it is a film that embraces my theatre and animation and filmmaking and artifice with a big capital A. È un film che incorpora vari aspetti del mio teatro, della mia produzione e dell'artificio. He's a bit shy. È un po' timido, He'll only talk to Joe. parla solamente con Joe. But yes, so it was 5 days live action shoot. È stata una registrazione che è durata 5 giorni per la parte di live action Where the wonderful actress Lindsay Duncan was not talking to anything. e nel frattempo l'attrice non parlava con il nulla. And then I spent 4 months talking to space with the puppet. E nel frattempo io ho speso 4 mesi a parlare con il pupazzo. Did it work? Ha funzionato? Did you believe they were in the same space? Isn't it a strange story? È una storia bizzarra, vero? But it's all true. She lived till she was 93. Ha vissuto, è una storia vera, lei ha vissuto sino all'età di 93 anni. I had different beginnings. At one point she came in dressed as Queen Elizabeth and I was playing with gender, but I needed a scene where she was dressed as herself. Ci sono stati diversi inizi, in realtà, ad esempio ce n'è uno dove lei entra in scena vista come la regina Elisabetta, ma avevo bisogno che si mostrasse per la sua vera personalità. There's not much music in it.
but the music is by Nigel Hess, who wrote the music for Screenplay and Achilles. And he kept shouting at me, "There's no place for music." Non c'è molta musica nel film, ma quella che c'è è realizzata da Nigel Hess, che ha lavorato anche per Achille ed insisteva dicendo non c'è spazio per la musica. Okay, by the way, the movie was beautiful. And, in my opinion, the moment I like the most is when the two words interact. That is when she picks the puppet up. And I think that the music somehow underlines it, maybe. It is very emotional, in my opinion. Il film è stato bellissimo e penso che la parte più bella sia quando i due personaggi interagiscono tra di loro, ad esempio quando lei lo prende in braccio e con la musica e le parole il tutto è estremamente commovente. I wanted to keep that moment till the very end, because it's the ultimate that she's going to kiss him to death. Volevo lasciare questo momento alla fine perché è l'ultima cosa che accade tra i due, dato che lei lo bacia nel momento della morte. I think there's going to be a sequel with Peter Lord and Morph. Penso che ci sarà un sequel con Morph di Peter Lord. No ordinary Peter. No Ordinary Peter. And actually, I think Morph and Toddy would get on well with each other. They'll probably have a bromance. Penso che Todd e Morph andrebbero d'accordo, ci sarebbe una vera e propria bromance. But if we have any therapists in the audience, and animation is therapy, let me tell you that. She was a rampant lesbian, 120 lovers, and yet she chose a male puppet to really love. Se ci sono... She could have been an animator. What a strange psychology. Se ci sono terapisti in sala, voglio dire che l'animazione stessa è terapia. Lei, la protagonista, era una vera e propria lesbica, ha avuto 120 amanti, ma alla fine decide di restare con il proprio compagno, un pupazzo uomo. But I do understand it. Animators, especially stop motion, where you touch a puppet for 8 hours a day, you do have those feelings by osmosis. If you're doing a sad scene, you feel sad at the end of the day. If you're doing a happy scene, you feel happy at the end of the day. And you get very protective if somebody else touches the puppet. No, that's me. Per quanto riguarda lo stop motion è qualcosa che posso capire, alla fine si spendono 8 ore al giorno con un pupazzo e senti le sensazioni che quel pupazzo prova, se lui è felice tu sei felice, se è triste tu sei triste e diventi anche piuttosto possessivo di questo pupazzo perché ti riguarda, è tuo. I think that the masterclass must come to an end. And, it was moving and emotional and beautiful and interesting, and so thank you. I love Venice. Amo Venezia. I have a great unmade film set in Venice. I want to make it. Ho in mente un bel film per Venezia, vorrei realizzarlo. But thank you for the love for Todd. It's much appreciated. Grazie per il vostro amore, è stato apprezzato molto. So, just before we finish, I hope this has made sense, that basically use your art, whatever your art is, to celebrate your life, to criticize your life, to analyze your life, to just tell your story, whether it's animation, theater, painting, sculpture. It's about you. Your art will reveal your life. You matter. And
I've loved this woman, Jo Carstairs, and I've been terrified somebody was going to make a film before me, but I've made it now, so there we go. It's a film about me as well, but it's, you know, and it's all right to be different, all right to be eccentric, it's all right to be artistic, it's all right to love a puppet. Okay, thank you again. And thank you. Grazie. Right, I'll be down there, you can come and shake hands with him. Se volete sarò giù al palco e potete stringergli la mano.